Salve a tutti ragazzi, io sono Roby Rocks e benvenuti nel mio studio, benvenuti nel mio canale. Oggi con questo video della serie Roby Rocks Basic, la serie che tratta di argomenti e contenuti basilari proprio per aiutare i chitarristi a muovere i primi passi nel mondo dei collegamenti audio digitali e analogici, parliamo di casse spia o casse FR, Stage Monitor e Guitar Cabinet. Sono varie tipologie di diffusori che si differenziano l'una dall'altra, ma che in comune hanno tutti la stessa identica cosa, ossia quella di farci sentire quello che stiamo suonando. Innanzitutto, essendo noi chitarristi, dividiamo questi diffusori in due grandi categorie. La categoria dei Guitar Cabinet, quindi la cassa per amplificatori per chitarra, e le casse monitor, quindi le casse per il monitoraggio. Questo che vediamo qui è un Guitar Cabinet semplice 1x12, quindi un cono da 12. Cosa significa da 12? È il valore espresso in pollici del diametro del cono. Questo è un cono con un diametro da 12 pollici, ossia da 30 cm e mezzo circa. Bene, ci sono naturalmente coni da 15, da 12, da 10, da 8. Per le chitarre normalmente si utilizzano quelli da 12. Per quale motivo? Semplicemente perché nel corso degli anni si è scoperto che il cono da 12 è quello che riesce a riprodurre meglio determinate frequenze e a dare quel punch, quella botta tanto cara. Naturalmente non è l'unico, perché se per esempio ci prendiamo un Fender Bassman, ad esempio, quello montava 4 coni da 10 pollici, quindi in realtà i coni più gettonati nel mondo della chitarra sono da 10 o da 12. Alcuni utilizzano anche quelli da 15 che sono più grandi ancora, però là si comincia a entrare nel mondo del basso. Dunque, dal lato pratico, più grande sarà il cono, quindi maggiore sarà il diametro del cono, con più fedeltà e con maggiore intellegibilità verranno riprodotte le frequenze basse. Attenzione, non ho detto che un cono grande abbia un suono più basso, che abbiamo maggiori frequenze basse. Le frequenze che ci sono restano quelle, semplicemente che le riproduce in maniera più dettagliata, senza ingolfarsi. Ovviamente, al contrario, più piccolo sarà il cono, quindi minore sarà il diametro del cono, con più difficoltà verranno riprodotte le frequenze basse. Tanto è vero che se prendiamo delle casse da 10 pollici che magari non sono progettate a dovere, o magari vengono tirate per il collo, il cono, la cassa tende a sbrodolare sulle basse, quindi praticamente avremo un suono un po' confuso sulle frequenze basse, ed è questo il motivo perché ad esempio nei bassi elettrici si usano coni da 15, proprio perché riescono a riprodurre le frequenze basse in maniera più nitida, più dettagliata, più precisa. Dunque il cono da 12 pollici per la chitarra è un po' quella misura ideale, diciamo, non è una misura giusta o sbagliata, ma è quella misura ideale che ci permette di avere praticamente, di sentire il nostro suono in maniera più organica, in maniera più piacevole. Naturalmente, attenzione, ci sono molti tipi di coni. Questo qua per esempio è un Celestion V-Type, ma sappiamo ci sono il Celestion Vintage 30, i Celestion Greenback, ci sono i Jensen, gli Hiwatt, i Fein, Blue Alnico, Silver Alnico, quindi vari modelli di speaker di cono hanno una colorazione, riproducono, diciamo così, il suono in maniera tanto o poco differente, e questo è un punto importante. Segnatevelo e mettetelo lì da una parte, perché poi questo concetto ritorna. L'altra categoria invece è la categoria delle casse spia, delle casse monitor, delle casse FR.
sono tutti termini che indicano la stessa categoria di prodotto. Naturalmente ce ne sono di vari tipi, di varia potenza, con varie specifiche costruttive, ma tutte quante hanno praticamente lo scopo di riprodurre in maniera quanto più lineare e fedele possibile quello che gli arriva. Da qui FRFR è un acronimo che deriva dall'inglese Full Range Flat Response. Praticamente tradotto in italiano sarebbe full range, ovvero la completa rosa, diciamo così, udibile dall'essere umano. Un orecchio umano giovane e sano riesce a sentire suoni che vanno dai 20 ai 20.000 Hz. Ecco, in linea teorica una cassa FR-FR riesce a riprodurre tutte queste frequenze, ovvero tutto lo spettro udibile dall'essere umano. L'altro FR, ovvero Flat Response, sta ad indicare una risposta piatta, ossia tutte queste frequenze che vanno dai 20 ai 20.000 riesce a riprodurle in maniera flat, in maniera piatta, ossia senza enfasi, senza colorazione, senza andare a filtrare o a modificare il segnale in ingresso. Dunque praticamente già da qui riusciamo a capire che si tratta di un prodotto hi-fi, quindi in alta fedeltà, che riproduce, a detta del produttore, esattamente quello che gli arriva senza modificarlo, senza influenzarlo. Questa ad esempio è una cassa FR-FR, è una cassa italiana Red Sound di alta qualità, qua siamo intorno ai 900 euro di cassa. Ecco, questa nella fattispecie ha un cono da 10 pollici e un tweeter più piccolo per la riproduzione delle frequenze acute. Già qui capiamo che c'è una differenza rispetto a quella che abbiamo vista prima. Già qui notiamo che ci sono due coni separati, uno dedicato alla riproduzione delle frequenze basse e medio basse, l'altro invece dedicato alla riproduzione delle frequenze acute. In questo caso la cassa pesa anche di più perché è una cassa alimentata, quindi è una cassa attiva, utile appunto se sto utilizzando un Digital Amp Modeler che entro dentro. Qui potrebbe essere una Helix, potrebbe essere un Ampero, potrebbe essere un Kemper, mi basta collegarlo e naturalmente accendere la cassa. E la stessa identica cosa dicasi per esempio per quest'altra cassa. Questa è una cassa alto professional, il prezzo stiamo intorno sui 300 euro se non vado errato. Cambiano ovviamente le dimensioni, cambiano i materiali e le fatture, ma naturalmente il concetto è sempre lo stesso. Anche qui per esempio abbiamo un cono da 10 e un tweeter, di nuovo uno speaker per la riproduzione delle frequenze più basse, mentre l'altro più piccolino per la riproduzione delle frequenze più acute. In questo caso non sono coassiali, ovvero non sono messi in asse, ma uno è disposto sotto, l'altro è disposto un attimo sopra. Anche questa, come potete vedere, è una cassa attiva che viene alimentata, dove io posso collegarmi ad esempio col mio microfono o con il mio Digital Amp Modeler. Altre casse FR-FR sono ad esempio questi studio monitor che ho qui nel mio studio. Questi sono quelli che utilizzo io quando devo creare le mie produzioni musicali. Questa è di un brand Presonus, questa è di un altro brand Yamaha. Hanno ovviamente dei coni realizzati in materiali diversi, di dimensioni diversi, ma vedete che il concetto ritorna. Abbiamo un woofer per la riproduzione delle frequenze più basse ed un tweeter posto più in alto per la riproduzione delle frequenze acute. Bene, tutte queste casse FR che vi ho mostrato sono tutte quante dei monitor. Ma che cosa significa monitor? Pensiamo allo schermo di un computer che noi appunto chiamiamo monitor. È quell'apparecchio che ci consente di vedere quello che stiamo facendo. Dunque, andandomi a prendere il dizionario Oxford e cercandomi la definizione di monitor, dicasi monitor l'apparecchiatura elettronica di controllo che
che consente di seguire l'andamento di un fenomeno. È molto chiaro questo e ci fa capire che si intende per monitor un qualcosa che mi permetta, dal punto di vista informatico, dal punto di vista del computer, è qualcosa che mi permette di seguire visivamente quello che sto facendo, quello che sto scrivendo, dove sto cliccando col mouse, chiaro? Dal punto di vista invece acustico, dal punto di vista invece nel mondo audio, monitor è sempre quell'apparecchio che mi consente di controllare e di seguire l'andamento di un fenomeno, ovvero di quello che sto suonando. È praticamente quell'apparecchio che mi permette di riprodurre, di sentire, di farmi sentire la mia chitarra, la mia voce, la backing track, l'altro chitarrista nella mia band, le tastiere. Praticamente è quel diffusore che mi fa sentire quello che sta succedendo, ma sono tutte FR, quindi che si tratti di monitor da studio, quindi piccoli così messi in cima alla scrivania, che si tratti di stage monitor, quindi le famose casse spia, pensate invece per avere una maggiore potenza e per essere utilizzate in cima ad un palco, sono tutte FR, non c'è una reale differenza. La differenza tutt'al più è data dalla potenza e dalla forma e poi naturalmente dalla qualità. Non c'è differenza nemmeno tra una cassa spia e una cassa che utilizziamo con la nostra band nel nostro impianto. Prendiamoci questa, ad esempio, se io la appoggio a terra e la metto così, questa è una cassa spia, ma qui dietro c'è l'ingresso, vedete, il foro per innastarla. Se la metto in cima ad un'asta, ecco che diventa una cassa che utilizziamo con la band per farci sentire dal pubblico. La cassa è sempre la stessa, dipende dove la posiziono, ma soprattutto dipende verso a chi è indirizzata e che utilizzo ne facciamo, ma non c'è una reale differenza tra una cassa rivolta verso il pubblico, una cassa invece rivolta verso me che sono il chitarrista, una cassa da studio. Sono sempre casse FR. L'ultima cosa che ovviamente è giusto tenere anche in considerazione è la qualità, soprattutto per quanto riguarda le FR. Perché? Se effettivamente fosse vero, e uso il condizionale di proposito, che una cassa è full range flat response, vi ricordo, significa che riesce a riprodurre in maniera piatta, senza sfumature, senza colorazioni, tutto quanto il range di frequenza udibile dall'essere umano, vale a dire dalle 20 alle 20.000 Hz. Bene, questo, se io metto a confronto 1, 2, 3 o anche 100 casse FR, se realmente fossero FR, dovrebbero suonare tutte esattamente uguali. Invece succede che se metto a confronto una Red Sound con una Alto, con una Behringer o con, non so, la metto di fronte con una RCF o con una JBL o con una Presonus, una Yamaha, fate voi, praticamente suonano tutte un po' diverse. C'è quella un po' più scura, c'è quella un po' più chiara, quella un po' più brillante, quella più mediosa, più nasale, più scavata. Questo significa che in realtà l'FR, il segnale realmente flat, non esiste. I produttori naturalmente non è che vi prendono in giro, ma secondo le loro misurazioni, secondo anche i materiali che utilizzano per costruire queste casse, loro dichiarano che il loro prodotto si avvicina a questo FR, quindi si avvicina alla riproduzione flat del segnale, ma ovviamente non si potrà mai raggiungere la perfezione esatta, e queste differenze le possiamo naturalmente sentire quando mettiamo a confronto vari monitor, varie casse spia in gergo.
Piccola interruzione, io vi invito a sostenere la mia attività abbonandovi al mio canale. Lo potete fare scegliendo uno dei vari livelli di abbonamento. In base al livello scelto avrete a disposizione vari vantaggi, come ad esempio contenuti esclusivi e l'accesso all'area di condivisione riservata. Per informazioni scrivete a abbonamenti@robyrocks.it. Grazie. Ma per quanto ci riguarda noi chitarristi, qual è quella cosa che ci fa proprio sentire la differenza tra una cassa spia FR e un guitar cabinet? Ecco, il punto è proprio la costruzione, il progetto, la logica che ci sta dietro. In un guitar cabinet, come quello che vi ho mostrato un attimo fa, abbiamo un unico cono, generalmente da 12, che ovviamente deve riprodurre tutte le frequenze che gli arrivano, sia le frequenze più basse sia le frequenze più alte. E poi quel cono lì ha delle specifiche tali per cui non è un full range, ma solitamente, se prendiamo per esempio un Celestion V30, riproduce circa dalle 75 Hz fino alle 6000, quindi tutto quello che sta dopo le 6000 e tutto quello che viene prima le 75 non riesce a riprodurlo. Magari c'è contenuto del segnale, ma il cono per le sue caratteristiche non riesce a riprodurlo. Ma ripeto, abbiamo un unico cono che riproduce tutto il contenuto della nostra chitarra. E non fatevi ingannare se abbiamo ad esempio un cabinet 4x12, in realtà tutti questi 4 coni riproducono esattamente tutti e 4 la stessa identica cosa, quindi di fatto abbiamo sempre un cono che riproduce tutto. La storia è diversa invece per un studio monitor, per un stage monitor, FR, cassa spia, chiamatela come volete, perché come avete visto abbiamo come minimo 2 speaker, un woofer e un tweeter, che riproducono rispettivamente le frequenze più basse e le frequenze più alte. Questa caratteristica è voluta perché si riesce ad avere una maggiore nitidezza, una maggiore precisione. Pensiamo infatti ad un cono unico che riproduce tutto, invece di avere 2 coni separati, uno dedicato alle frequenze basse e uno dedicato alle frequenze alte. Queste si chiamano in gergo casse a 2 vie, ma ci sono anche casse ad esempio a 3 vie, dove ovviamente sempre attraverso dei crossover abbiamo il woofer che si dedica alla riproduzione delle frequenze basse, il mid woofer che si dedica alle frequenze medie e il tweeter che si dedica alle frequenze acute. Il fatto di separare le frequenze e indirizzarle in speaker dedicati fa sì che ovviamente l'ascolto sia più hi-fi, sia più dettagliato, ed è infatti proprio quello che ci serve quando parliamo di FR, quando parliamo di studio monitor, di stage monitor. C'è un po' un rovescio della medaglia, almeno un rovescio dal punto di vista del chitarrista, che ovviamente questa separazione delle frequenze fa sì che abbiamo meno pacca, meno botta, perché naturalmente le frequenze, il segnale che arriva viene ripartito su 2 su 3 speaker dedicati. Diversamente invece su un guitar cabinet abbiamo un unico cono da 12 che riproduce tutto. Questo naturalmente ci dà una spinta, una pressione acustica maggiore, naturalmente a discapito della qualità audio, nel senso che un guitar speaker è tutto fuorché hi-fi per via dei tagli di frequenze che ha intrinseco suo nello speaker, che l'abbiamo detto un attimo fa, ma anche proprio per il fatto che abbiamo un unico driver, quindi un unico cono che ovviamente deve riprodurre tutte le frequenze che gli arrivano, ovviamente lo deve fare in tempo zero, quindi sicuramente maggiore pressione, maggiore pacca, ma ovviamente a discapito del dettaglio. FR invece abbiamo maggiore dettaglio, maggiore precisione, ma ovviamente meno spinta, meno botta. Anche qui ci sono due tipi di chitarristi, chi ama uno, chi preferisce l'altro. Ovviamente non c'è mai un giusto o un sbagliato, ovviamente si sceglie il prodotto in base alle proprie esigenze, in base al nostro proprio gusto.
Un'altra caratteristica distintiva tra questi due prodotti è appunto la colorazione. Mentre una cassa FR tende ad essere il quanto più possibile flat, come abbiamo già detto prima, diversamente un guitar speaker colora il suono, e anzi il produttore di questi speaker, Greenback, Creamback, Vintage 30, V-Type, T75, ci sono veramente centinaia di tipi di guitar speaker, cercano delle enfasi, cercano delle colorazioni per ovviamente dare un carattere proprio a quello specifico cono. Tendenzialmente, ma non è una regola, tendenzialmente i coni per chitarra, quindi guitar speaker, tendono ad essere un po' più mediosi, proprio perché le frequenze medie sono quelle molto care alla chitarra e sono quelle che permettono alla chitarra di farsi sentire. Diversamente, come ho detto, una cassa spia, una cassa monitor è flat, non enfatizza nulla. Quindi ecco, anche da qui molto spesso si avverte questa differenza e sembra che la cassa spia ci restituisca un suono troppo frizzante, troppo high-end, quindi hi-fi. In realtà è proprio perché riesce a riprodurre tutto lo spettro udibile in maniera flat, quindi è proprio in alta qualità, in alta fedeltà, hi-fi, e che a noi chitarristi questo magari ci dà fastidio perché non siamo abituati a sentire determinate frequenze, e naturalmente ci piace di più generalmente il cabinet perché ovviamente ha quelle caratteristiche, quella colorazione tipica dello speaker in uso. Di nuovo, anche qua, se usare uno o usare l'altro è in base alla scelta di ognuno di noi. E sempre in virtù del fatto che la cassa FR è flat, normalmente se ci colleghiamo direttamente, quindi magari utilizziamo un sistema digitale e ci colleghiamo nella cassa, allora si va a simulare il cabinet. Perché questo è una legge? È obbligo? Assolutamente no, è perché il chitarrista in tutti questi decenni di musica di chitarra elettrica si è abituato a sentire il suono della propria chitarra e del proprio amplificatore provenire da lì, quindi abbiamo preso ormai per buono e per standardizzato il suono che esce da lì. Se io prendo la mia testata tramite un attenuatore di potenza, la collego direttamente all'impianto, quindi esco direttamente dalle casse FR, sentirò un suono che viene definito terribile, perché ovviamente le casse FR riprodurranno esattamente tutto dalle 20 ai 20.000 e questo suono dà fastidio. Ecco perché allora si utilizzano dei cabinet simulator, ovvero vado ad applicare un filtro, sostanzialmente non è altro che un equalizzatore molto dettagliato, vado ad applicare un filtro in modo da andare a simulare il guitar cabinet che mi manca, in modo da andare a togliere quelle frequenze che normalmente non sentirei. Chiaro? Quindi il fatto che magari col digitale sento tutto zanzaroso è solamente una questione di frequenze. Provate a tagliare un po' di frequenze acute, provate a tagliare tutto quello che sta sopra le 6000 Hz, tanto per cominciare, e vedrete già che queste zanzare magicamente spariscono. Altra differenza riguarda l'alimentazione, ovvero l'energia elettrica. Solitamente le casse per chitarra, quindi i guitar cabinet, sono passivi. Passivo cosa significa? Significa che di elettrico e di elettronico qui non c'è nulla. Inserisco il jack qui e da qui vado direttamente sul cono. Questo significa che il cono per muoversi ha bisogno di un segnale potente, ha bisogno di un segnale di potenza, ed è per questo che infatti esistono gli amplificatori, perché l'amplificatore non fa altro che amplificare il suono, il segnale elettrico da mandare al guitar cabinet in modo da far muovere lo speaker. Quindi generalmente i guitar cabinet sono tutti passivi. Ma non è così per le casse FR, per le casse spia, per gli studio monitor, perché ci sono di due tipi. Ci sono quelli attivi, ovvero li devo accendere per poter utilizzarli, perché questo mi permette di utilizzare
il mio sistema digitale, che potrebbe essere un quad cortex, potrebbe essere un Kemper player, potrebbe essere una Helix, ed entrare dentro qui. Questi prodotti generalmente non hanno un power amp integrato, il segnale che esce non è un segnale di potenza, ma è semplicemente un segnale di linea. Quindi se io lo collego direttamente a un guitar cabinet di prima non sentirò nulla, perché il segnale che esce da una Headrush, da una Valeton o da una Mower non ha la potenza necessaria per far muovere un cono. Quindi entro dentro in una cassa attiva, il quale ha il suo amplificatore di potenza qui integrato, e il che mi permette di sentire e far muovere il cono. Però attenzione, ci sono anche casse FR passive, quindi per esempio potrei utilizzare un Kemper Powerhead, quindi un Kemper con il finale di potenza integrato, o potrei per esempio utilizzare, che ne so, la mia Fractal Axe FX3, entrare in un finale di potenza esterno e da questo finale poi andare in una cassa. In questo caso utilizzerò una cassa FR di tipo passivo, perché il power amp ce l'ho già messo io prima di arrivare alla cassa. Di fatto, ragazzi, di riffete o di raffete il power amp ci sta sempre. Nelle casse passive il power amp sta prima, magari integrato dentro nell'amplificatore o magari come unità effetti esterna. Nelle casse attive invece il power amp è già integrato qui al suo interno, quindi naturalmente anche qui la scelta va fatta in base al tipo di sistema digitale o il tipo di amplificatore che vogliamo collegare. E l'ultima questione importante riguarda invece queste casse FR per chi sono indicate, per chi utilizzarle, e ve lo dico in amicizia, state attenti, perché nel mercato vi vendono molto fumo e ci sono sempre i polli che ci cascano. Vediamo per esempio casse FR per voce, casse monitor per tastiere, casse monitor, casse spia per chitarra o casse spia per batteria. Queste qua sono tutte balle, perché in realtà se una cassa è FR, ovvero riproduce tutto quanto lo spettro in maniera piatta, va bene per la voce, va bene per il violino, per il violoncello, per il flauto traverso, per il flauto dritto, va bene per la vostra chitarra, va bene per qualsiasi roba, perché la cassa è un diffusore, riproduce quello che gli arriva. Avete collegato una tastiera elettronica, avete collegato un sassofono, state suonando con una cornamusa digitale o magari l'ukulele o la chitarra elettrica, alla cassa non frega niente, anzi la cassa non può sapere che cosa ci avete collegato prima. Come fa una cassa sapere che tipo di segnale gli arriva? Il segnale elettrico che gli arriva sono solo degli impulsi elettrici che gli arrivano, delle variazioni di corrente. Che sia un cantante che canta, o un violino che suona, o una chitarra, non c'è differenza. Le casse spia, gli studio monitor, vanno bene per tutto. Avete mai visto in uno studio qualcuno che utilizza gli studio monitor per chitarra, gli studio monitor per batteria o gli studio monitor per voce? No, le casse FR sono FR proprio perché riproducono tutto in maniera flat e dunque sono indicate per tutto. Quindi chi vi vende la cassa per chitarra acustica, chi vi vende la cassa per chitarra classica o per chitarra elettrica, state attenti, perché sono semplicemente tecniche di marketing, tanto per vendere. In realtà le casse monitor sono tutte uguali, ripeto, non c'è differenza tra una cassa spia, uno stage monitor, una cassa rivolta verso il pubblico. Degli studio monitor non c'è nessuna differenza, cambieranno le dimensioni, cambierà la potenza, ovvero il volume che viene generato, ma il concetto è sempre lo stesso. Quando avete una cassa lo potete utilizzare
utilizzare per qualsiasi roba. È la stessa questione delle cuffie. Non è che esistano delle cuffie per chitarra, delle cuffie per voce o delle cuffie per violino o delle cuffie per batteria. Le cuffie sono cuffie, riproducono tutto nella stessa maniera. Quindi attenzione, perché purtroppo nel mercato ci sono molti furboni. Mentre il discorso è diverso per i guitar cabinet, perché lì abbiamo uno speaker che è stato progettato e pensato per la chitarra. Un Celestion Vintage 30 è pensato per essere utilizzato con la chitarra, perché, come vi dicevo, ha dei tagli di frequenza e un'enfasi sulle frequenze medie apposta per valorizzare il suono della nostra chitarra elettrica. Utilizzare una cassa con il Vintage 30 magari per la voce o magari per una chitarra acustica probabilmente non sarà la scelta più felice, perché solo in quel caso abbiamo proprio un guitar cabinet, come ci sono quelli per basso. Ma ripeto, per le FR sono esattamente tutte uguali naturalmente. Come concetto chiaro, voglio dire, ci sono casse FR cinesi da 100-200 euro, casse made in Italy da 900-1000 euro. Ovviamente ricordiamoci che il prezzo in questo genere di cose è uno dei valori più attendibili di qualità. Se una cosa costa tanto significa che in questo genere di cose è una qualcosa di professionale, è qualcosa di buono. Se una cosa è molto economica, a parte qualche sporadico caso, difficilmente avrà la stessa qualità sonora di un prodotto high-end di alta qualità. Detto questo, ragazzi, spero che il video vi sia servito per capire un po' queste differenze, per capire un po' di che cosa si tratta, perché nel web, nei messaggi che mi scrivono in privato, vedo ancora tanta confusione e purtroppo il rischio di fare l'acquisto sbagliato è dietro all'angolo. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio, vi saluto, vi chiedo naturalmente di lasciare un like, iscrivervi al canale, cliccare sulla campanellina, sosterrete in maniera gratuita il mio canale. Fate un salto anche sul mio sito www.robyrocks.it, dove trovate i profili, i preset, l'impulse response che realizzo, ma anche i vari tutorial e i vari corsi. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!